Avete sentito che bel rumore di frizione? Beh, ora vi racconto quello che è successo e che purtroppo non è andato a buon fine. Stavamo facendo una passeggiata con Giulio, ero stato un paio di mesi, un mese e mezzo fuori dalla Sardegna, quindi finalmente siamo fatti una veleggiata insieme. E appena siamo usciti fuori dal porto ho visto una piccola mangianza. Ora non mi sembravano pescioni enormi, non riuscivo a capire cosa fossero. Ho preso la canna da pesca, quella che ho sempre in barca, ho messo una schiena della Decathlon, quella che sembra un'acciuga, che ha retto benissimo, lancio, dopo un secondo, pam! E aggancio sto pesce, fughe paurose, siamo stati 20 minuti, alla fine non siamo neanche riusciti a registrare nulla di quello che è accaduto. Fatto sta che dopo 20 minuti il pesce finalmente si stava stancando, ma non l'ho mai visto. Che è successo? Che il tracciato probabilmente ha toccato sotto la carena della barca a vela e in un secondo si è sfilacciato e quindi il pesce se n'è andato con tutta l'esca. Ora, visto che domani voglio riprovarci, stavolta non ci vado impreparato e ho preso la canna da tonno. Quindi vediamo che succede. Gozzo di Franco, no, salutiamolo. E ci saluta pure lui. Eccola qua. Allora, dovete sapere che prima di partire per il Lazio avevo dovuto fare dei lavori al water di Saionara perché si era otturato il tubo a causa di anni in cui non era stato sturato e quindi l'avevo un po' lasciato aperto. Vediamo come sta. Beh, dai. Dopo tanto tempo il motore va un attimino fatto girare, così torna piano piano tutto quanto in funzione. Hanno anche rimesso la barca vicino, per fortuna, così è più facile l'ormeggio, anche se di qua ci manca qualcuno. Ma prima ancora di partire voglio scegliere l'esca giusta. Questa potrebbe fare al caso mio, ma è un po' troppo piccolina e soprattutto voglio avere due ami. Sceglierò allora quest'altra, che sembra uno sgombro e che già tante volte mi ha dato delle grandissime soddisfazioni. E così, con il cuore in gola, esco piano piano dal porto, sperando di vedere un'altra volta quella mangianza che ieri mi ha fatto sognare. Fa davvero freddo questa mattina, ci sono circa 3 gradi, ma piano piano il sole scalderà la giornata. Comincio subito a scandagliare intorno, eppure non riesco a vedere nulla, se non qualche sporadico gabbiano che si trova nei paraggi. Eppure i gabbiani a volte possono fare la differenza, e mentre vi racconto la mia emozione nell'uscire, ad un certo punto vedo qualcosa che non mi convince. Purtroppo dalla GoPro non si vede, però ho visto qualcosa saltare e potrebbe essere un pesce. Appena lancio li vedo e il lancio è stato perfetto. Dai. Ora devo muovere l'esca in maniera perfetta, sperando che il pesce abbocchi. Ecco! Questa. Con questa attrezzatura capisco che il pesce non è piccolo, perché comunque riesce a prendere filo. Il problema è che sta arrivando una barca e lui non ha intenzione di fermarsi. E questo è proprio il momento più critico, perché il pesce sta andando sotto la barca e io devo evitarlo. Allora faccio mettere il motore in folle e cerco disperatamente di portare la canna dall'altro lato, ma non è facile perché la barca a vela è piena di impicci e soprattutto perché il pesce tira tantissimo. Metti in folle! Niente, nonostante la canna da tonni, comunque il pesce è forte. E ora finalmente riesco anche a vederlo. Sono stremato perché la frizione l'ho chiusa veramente tanto e sto tirando come un matto per non farlo finire sotto la barca. No! Per un attimo mi sembrava si fosse slamato, invece no, è ancora lì che tira come un matto. E quando il pesce fa così dovete lasciarlo correre, non c'è modo di fermarlo, se non quello di chiudere leggermente la frizione, ma non fate altro. E finalmente, dopo un paio di fughe, riesco ad avere la meglio su questo pesce. Ora però c'è la parte più difficile di tutte, bisogna riuscire a raffiare il pesce senza sbagliare. La barca a vela è bella alta e ci vuole un colpo preciso. Mi assicuro che il pesce sia stanco e quando arriva sotto lo raffio.
È una lotta nel porto bestiale, guardate che bestia dall'letterata, sta a zozzare tutto. Andiamolo dentro. Mamma mia, con la barca a vela è difficilissimo. Ho visto la mangianza, gli ho tirato, boom! Ma un pesce è 10 kg, incredibile, fantastico. Guardate quanto è grosso. Ho visto i gabbiani, ho detto qua bisogna tirare sopra, è stato un combattimento all'ultimo sangue perché passava sopra, sotto, da tutte le parti, insomma, un animale. Pesce di almeno una decina di chili, Guardate che bello. Guardate, allora, poverino, ha tirato un sacco di sangue, stava mangiando queste alicette, vedete? Proprio piccoline. E infatti ora stavo per pulire con la pompa, però così, guardate, ma guardate che bestia dall'letterato. Ha mangiato con l'esca di Enrico. Fantastico, fantastico. Sì! E lo so, purtroppo la barca a vela ha un solo grande difetto: bisogna pulirla immediatamente, altrimenti il legno rimarrà sempre sporco. E dopo aver preso l'alletterato decido di mettere le vele per godermi questa passeggiata e finalmente non sentire più il rumore del motore che ci ha davvero rotto le scatole. Il momento più bello del mondo, siete pronti? Oh, finalmente. Visto che in realtà, cioè, l'idea di oggi era quella di andare a pescare uno scorfano, una tracia, uno di questi pesci nobili, però è capitato Gigi la bestia lì dentro. Ora monto, diciamo, io ancora non ho l'ecoscandaglio perché non ho la sonda, ho solo il GPS. Tanto ho messo l'autopilota che scricchiola come se ci fosse un topo schiacciato tra gli ingranaggi. Ma non lo è. Non so perché fa così. Che disagio. Allora, mentre siamo con una canna di qua, una canna di là e Gigi la bestia qui, bisogna fare un'operazione. Quando si pesca nell'letterato bisogna pulirlo subito, se no ragazzi i parassiti vanno nello stomaco, soprattutto diventa immangiabile. Allora, l'alletterato si distingue benissimo perché vedete ha questa texture molto particolare e dei puntini neri che negli adulti poi diventano meno visibili. Sono qui. Questo è un pesce legalissimo da prendere, ok? A differenza del tonno rosso che non ha queste striature, ha delle striature meravigliose dorate in pancia e le pinnette qui sono gialle, ok? Quindi questo è un tonno alletterato, si può pescare, non è buonissimo da mangiare se non lo si pulisce subito. E ora lo puliamo. E nel pulire il tonno voglio mostrarvi questi parassiti che purtroppo si trovano quasi sempre nei tonnidi, motivo per cui è sempre meglio abbatterli prima di mangiarli. Guardate, si era mangiato pure un barracuda. L'alletterato, così come il tonno rosso, è un vero pesce da corsa e tutta la sua forma sembra quella di una macchina da Formula 1. Guardate le pinne, queste addirittura si incassano all'interno del corpo, in modo tale che quando il pesce è in caccia può correre più velocemente possibile. Inoltre la stessa cosa avviene per le altre pinne, quella dorsale, anche questa si ritrae perfettamente all'interno del corpo. Ho appena incontrato Federico, eccolo, che sfreccia lontano, gli ho fatto vedere Gigi la bestia qui dietro. Allora, una cannetta l'ho messa a traina, nell'altra bisogna decidere, che è quella da spinning, tanto quella è spinning pesante, Basta. Bisogna decidere cosa metterci. Io ci metterei lui. O un alicione. Non lo so. No, mettiamoci lui, va. Sto colore. In realtà l'intenzione non è quella di pescare, anche perché ho già raggiunto il pescato massimo che posso fare oggi legalmente e quindi voglio farmi solamente un bel giro in barca a vela e poi ancorarmi alla sella del diavolo e mangiare un pezzettino di questo alletterato, anche se è ancora troppo fresco, però chissà, magari con la pasta è buono.
E la cosa meravigliosa della Sardegna è che quando nel resto d'Italia fa freddo, nevica e piove, qui ci sono già 15 gradi e si sta benissimo. Ma soprattutto guardate il colore dell'acqua, è una cosa incredibile e qui fortunatamente è sempre così, durante tutto l'anno. Stando attento a non lasciarci un'altra falange del dito in mezzo al verricello, caro l'ancola, e finalmente posso cominciare a lavorare il tonno. Vi faccio vedere la sella del diavolo quanto è bella. A parte l'acqua incredibile. Che meraviglia, pensate che siamo praticamente a fine dicembre. E ora andiamo a cucinare il tonnacchione. Questi lavori purtroppo è molto più facile farli in barca piuttosto che a casa e ricavo dei grossi filettoni di tonno in modo tale da non sporcare tutto il tavolo della cucina. Questa è la parte più buona. E infatti per cucinare la pasta decido di utilizzare questa parte che è la più grassa e decisamente la più buona di tutto l'animale. Andrebbe mangiata cruda, ma questi pesci purtroppo è necessario abbatterli perché sono pieni di parassiti, cosa che farò con gli altri filetti. Come ingredienti, ovviamente in barca si portano sempre i pomodorini e l'immancabile cipolla, che verrà tagliata a dadini. Infiliamo tutto in una padella. Vorrei fare come Giorgione, infilarci dentro 50 litri di olio e 26 kg di lardo, però non ce l'ho. Comunque ragazzi, vi devo dire che ora fa un caldo bestiale, sotto la sella del diavolo si sta benissimo. Poi abbiamo il salame appeso lì fuori, che sarebbe la testa del tonno con tutto questo ammollo nell'acqua. Speriamo che non arrivi qualche squalo bianco, se no ci mangiamo pure quello. O considerate che questo è solo un piccolo pezzettino di tutta la bestia, cioè veramente la parte però più buona che è quella della pancia, che è più grassa. Si toglie la pellacciona così, non proprio così. Quindi la letterato va praticamente tagliato a dadini. Poi questa zona è molto ricca di grasso ed è buonissima questa zona del pesce, quindi io la taglio a questi dadini qui. E si può cuocere anche un po' di più perché essendo grassa non rimane troppo dura. Il resto del pesce invece va appena scottato perché se no le altre parti molto rosse, avete visto, diventeranno super stoppacciose. Intanto facciamo il sughetto, l'acqua sta bollendo e fra un po' ci mettiamo la pasta. Allora qui ragazzi, io dentro Sayonara c'è una torta! C'è una torta del 1800! Non ci credo! Non ci credo! C'è una torta! Cioè, sta torta sta lì tipo da un mese. Ma almeno, giuro, ci starò lì dentro da 3 mesi, non scherzo. Patatine. Ah, la pasta. Madonna, ci sono sti paccheri buonissimi. Vai, vai. Spaccheriamo. Benedetto Cavalieri, benedetto te. L'acqua già bolle, ma voi non avete idea che su Sayonara si cucina benissimo. Non so perché questi fornelli sono fantastici. Allora, visto che avevamo sto totano che non ha pescato nulla, ce lo mangiamo, visto che non va buttato nulla, era fresco fresco congelato, quindi si fa anche questo qui a listarelle insieme ai buonissimi cubetti di tonno e poi si butta nel sugo, una vera e propria calamarata. Io non vi ho mai portato a mangiare su Sayonara con me, vi faccio vedere che veramente è super attrezzata. C'è la tovaglia, ci sono le posate, c'è tutto quanto, il sole terribile. Oh, guardate che fa caldo, la Sardegna è fantastica. Vedete, io ho il mega tavolino qui. Allora, qui la pasta ragazzi è cotta, vi faccio vedere una figata, che l'ho trovata dai cinesoni. Questo diventa lo scolapasta. Strafigo. C'ho 2 lavandini, qua c'è manca a casa, c'ho 2 lavandini. Mi raccomando, acqua fredda perché sennò facciamo un casino nei tubi di saio. Oh. Ora
la calamarata è tanta, qua non c'entra, quindi tocca fare così, tanto il fuoco è spento, così, e là. Questo olio buono, mamma mia. Oh, andiamo all'assaggio, ma ora sta parte del tonno era più buona che c'è, come vi avevo detto. Anche se io adoro mangiarmelo crudo, perché secondo me è la morte sua. Comunque, raga, tutto questo non ha veramente prezzo. Anche se non andavo su Sayonara da un sacco di tempo, questa è la vera felicità. E vi auguro a tutti quanti di realizzare un giorno i vostri sogni, perché c'è la semplicità di queste cose, sono la cosa più bella del mondo. Uscire dal porto, pescarsi il tonno. Oggi era tutto inaspettato, eppure è successo. Ora io mi gusto sto pranzo meraviglioso, poi magari vado a tranare 2 calamari, perché poi quelli stasera sono ancora più buoni. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, un bravi abbraccio anche Sayonara e tutta la sella del diavolo. Ragazzi, piccolo fuori onda. Avevo lasciato la strisciolina di calamaro giù e addirittura 2 sciarrani, non uno, sono venuti a mangiare. Ribottiamo? Bacetto di rito?